Secondo me questa iniziativa è un passo indietro di una lunga tradizione di convivenza pacifica tra religioni diverse, lingue diverse. Sappiamo tutto che la Svizzera è un paese multiculturale, fondato sulla multiculturalità, la multireligiosità, e quindi questa iniziativa tocca in modo profondo questa lunga tradizione, questo modello. Secondo me, perché vedo sempre che la Svizzera è un modello di questa convivenza. Peccato vedere tutta questa tradizione, tutto questo modello che viene ferito con questa iniziativa. Ma penso che sia un'iniziativa che in realtà la Svizzera non rappresenta un problema, nel senso che noi non abbiamo un problema con i minareti, non è mai stato un problema sentito, non abbiamo neanche molte richieste. Credo che sia piuttosto un'iniziativa che viene utilizzata per mettere in discussione il nostro Stato, per mettere in discussione quello che è stato fino adesso lo Stato laico, lo Stato che permette a tutti di esercitare liberamente la propria religione, sicuramente utilizzata a fini politici, quindi credo che appunto sia una di quelle iniziative soprattutto che serve per far discutere e cercare di fare voti per una cerchia politica, soprattutto quella destra. Ma penso che sia un'iniziativa strampalata, inutile e pericolosa, soprattutto perché solleva una questione con metodi sbagliati, una questione giusta che va approfondita, che è quella della presenza sempre più importante nel nostro paese di membri della comunità islamica, ma non è chiaramente in questo modo che si affronta una simile problematica, nel senso che sarebbe necessario un dialogo approfondito, serio e non emotivo, un dialogo che sia costruttivo e soprattutto rispettoso dell'altro. Ecco, questa iniziativa in sostanza mette in discussione i principi fondamentali della libertà di pensiero, di espressione anche delle proprie credenze, mette in discussione la pace religiosa che regna ormai da quasi 2 secoli nel nostro paese, per cui non credo che possa essere considerata utile e costruttiva. Senza dubbio, perché tocca un principio fondamentale dei diritti umani, che è la libertà di culto, la libertà di fede, quindi ai musulmani o altre fedi garantito con i diritti umani di avere il luogo di culto secondo il loro modo. Non possiamo dire ai musulmani o ai cristiani o ai ebraici di costruire le loro case di fede, il loro posto di culto in un modo o un altro. Penso che questa è una violazione molto chiara, questa è una discriminazione anche verso i musulmani della Svizzera, che sono un componente della società, che sono ben integrati, che sono rispettati, che rispettano anche questi diritti umani, e penso che non chiedono più di essere rispettati e riconosciuti nella loro identità, nella loro dignità. Quindi è chiaro che questa iniziativa tocca i valori di diritti umani. Peccato. Penso che l'iniziativa lede i diritti umani, nel senso che sicuramente in discussione appunto lo Stato di diritto, la Costituzione che permette ad ognuno di esercitare la propria religione, e quindi in questo senso non è rispettoso delle libertà personali. Ma sostanzialmente sì, ovviamente è un aspetto che non è dichiarato dai fautori dell'iniziativa, ma prima di tutto è un'iniziativa anti-islamica, e questo credo vada detto in maniera chiara, e secondariamente, come detto prima, lede dei diritti fondamentali che sono riconosciuti a tutti gli esseri umani, a tutti i cittadini svizzeri o ai cittadini residenti dalla Costituzione federale, ma anche dalle Costituzioni cantonali, che è appunto la libertà di pensiero, di aggregazione, di culto, e quindi si vuole introdurre una discriminazione nei confronti di una
comunità che è minoritaria, ma comunque significativa nel nostro paese. E pertanto si tratta di un articolo di legge chiaramente anticostituzionale. Tanti, già da noi è stato fatto, anche se non passa, perché è toccato, secondo me, la pace sociale, la pace religiosa, creato un ambiente di paura, creato un ambiente di odio, creato un ambiente di pregiudizi contro l'Islam e i musulmani, fatto vedere che l'Islam è la minaccia, che i musulmani è la minaccia della Svizzera. Questo veramente mi ha toccato molto, mi rende triste perché la nostra democrazia non permette questo debordamento di tutti i limiti legali e morali. L'altra cosa, penso che questa iniziativa, passa o non passa, ha danneggiato in modo forte e grave l'immagine della Svizzera. Non parlo solo nel mondo islamico, ma l'immagine della Svizzera in tutto il mondo. Cosa possiamo dire noi domani ai nostri vicini francesi o italiani dopo questa iniziativa che è vergognosa alla fine? Credo che l'iniziativa dovesse passare otterrebbe l'effetto contrario, nel senso che gli iniziativisti vogliono combattere l'estremismo, in realtà così finirebbero per promuovere, sostenere un certo tipo di estremismo, perché le persone musulmane non si sentirebbero accettate, non si andrebbe verso l'integrazione, ma piuttosto verso l'esclusione e verso appunto un'estremizzazione dei rapporti. E credo anche che la Svizzera avrebbe delle serie difficoltà per quello che è i rapporti con gli altri paesi, anche di tipo politico ma anche economico, e altre relazioni che ha con i paesi musulmani ma anche con gli altri paesi europei. Ma le conseguenze penso possano essere prima di tutto delle forti tensioni all'interno del paese, perché credo in maniera più che comprensibile le comunità islamiche dovrebbero reagire e opporsi a questa norma discriminatoria. E in secondo luogo, ovviamente sul piano internazionale, la Svizzera ne risentirà per quanto riguarda la sua immagine, che diciamo pure già deteriorata, in particolare nei confronti dei paesi diciamo a maggioranza musulmana, per cui c'è da aspettarsi solo una situazione ancora più difficile. E non da ultimo credo che anche la Corte Europea dei Diritti Umani interverrebbe su un simile articolo di legge, in quanto, come dicevo prima, anticostituzionale.